Ciao ragazzi, bentornati in questa nuova puntata. Oggi vi indicherò i comuni errori che ogni turista commette quando viene a visitare l'Italia per la prima volta, soprattutto nel momento in cui si deve mangiare al ristorante o si deve andare a bere qualcosa al bar. Ovviamente, questi sono solamente dei consigli pratici che vi do, per non sembrare troppo dei turisti. Non prendete tutto come una regola fissa da rispettare. Potete fare assolutamente quello che volete quando venite a visitare l'Italia. Nessuno vi dirà nulla. Piccolo spot ed iniziamo questa puntata. Do you like listening to podcasts? Would you like to create your own channel? There is Anchor, the easiest way to make a podcast. It's totally free. With 1,000 of creation tools, helps you to create and edit your own podcast directly from your phone. Everything you need in one place. Anchor will distribute your podcast for you. It can be heard on Spotify, Apple Podcast, and many more. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. Numero 1. Dire ciao a tutti. Spesso si impara che ciao vuol dire hello, però in realtà questa è la versione informale e non è sempre adatta a tutte le situazioni. Per esempio, se entri in un bar o in un ristorante e non conosci i camerieri, sarebbe meglio utilizzare la versione formale. Buongiorno di giorno e buonasera di sera. Numero 2. Chiedere un caffè o un latte. In Italia latte vuol dire milk, quindi se chiedi un latte al bar riceverai una tazza di latte. Per avere un latte con il caffè dentro, devi chiedere un latte macchiato. Per il caffè, invece, il caffè normalmente per noi è un caffè espresso, molto corto e molto forte. Per avere un caffè lungo, devi chiedere un caffè americano. Numero 3. Ordinare un cappuccino dopo le 2 del pomeriggio. In Italia il cappuccino è visto come una bevanda da colazione. Infatti, gli italiani non prendono mai il cappuccino dopo mezzogiorno. Numero 4. Colazione salata. In Italia la colazione è una colazione dolce, sempre, e rispetto alle altre colazioni non è tanto abbondante. Di solito è un caffè o un cappuccino, una brioche dolce ed una spremuta d'arancia. Numero 5. Il parmigiano con il pesce. Quando si tratta di cibo ci sono tanti abbinamenti proibiti. Tra questi, quello più grave da compiere è mettere il formaggio sul pesce. Agli occhi di un italiano questo è un grave peccato. Non si fa. No. Numero 6. Cocktail con i pasti. Noi italiani, quando mangiamo, evitiamo sempre bevande zuccherate, dolci o troppo complesse, come i cocktail. Per esempio, non mangeremo mai piatti accompagnati da un margherita, uno spritz o un prosecco molto dolce, ma mangiamo volentieri con un vino o una birra. Numero 7. L'acqua dal rubinetto, tap water. L'acqua del rubinetto di solito non è disponibile. Infatti, quando chiedi in un ristorante di avere l'acqua dal rubinetto, il cameriere ti dirà che non è possibile averla. Se vuoi dell'acqua, bisogna ordinare una bottiglia. La legge italiana vieta di servire alle persone acqua che non sia imbottigliata o depurata. Numero 8. Il cappuccino a fine pasto. Dopo i pasti, solitamente prendiamo il caffè, a volte espresso, a volte macchiato, con una goccia di latte. Ma mai, dico mai, un cappuccino. Bere un cappuccino sarebbe stancante. Numero 9. Bere e mangiare camminando. Per gli italiani, il mangiare e il bere sono due cose sacre.
bisogna dedicare il giusto tempo e la giusta attenzione, spesso seduti con gli amici. Quindi è rarissimo vedere un italiano che mangia o beve mentre cammina. Solamente in casi di estrema urgenza può accadere di vedere ciò, ad esempio quando si è in pausa pranzo durante il lavoro. Numero 10. Condividere la pizza. Per noi, condividere la pizza è inconcepibile. Chiedere a un italiano di condividere la propria pizza è come chiedere a un inglese di condividere la birra. Con questo ho detto tutto. Non fate questo ai vostri cari amici italiani, vi prego. Numero 11. L'ananas sulla pizza. Un abbinamento proibito in Italia è l'ananas sulla pizza. Che schifo. Solo al pensiero mi vengono i brividi. Sinceramente, come si fa a mangiare l'ananas sulla pizza? Inconcepibile. Vi svelo un segreto però. Alcuni ristoranti e pizzerie, ultimamente, stanno iniziando a mettere l'ananas sulla pizza. Pazzi. Numero 12. Il ketchup sulla pizza. Come per l'ananas, questo è un altro abbinamento proibito. Che altro c'è da dire? Tu metteresti il ketchup sulla pizza? No, dai, che schifo. Numero 13. Bere troppo. Gli italiani sono maestri della moderazione. Quando siamo a tavola, non bisogna fare casino e bere troppo. Non bisogna ubriacarsi a tavola. Solitamente beviamo per il gusto di farlo. Spesso beviamo solamente un bicchiere o due di vino per accompagnare i pasti. Numero 14. Dare il primo bacio con la guancia sinistra. Quando ci incontriamo e quando ci salutiamo per andare via, ci diamo spesso due baci. Il primo bacio è sempre nella stessa direzione. Prima ci si bacia sulla guancia destra e poi ci si bacia sulla sinistra. È da sapere perché potrebbe succedere l'irreparabile, se inizierete entrambi dalla stessa direzione. Tutto ciò può essere evitato effettuando una stretta di mano, anche perché non tutte le persone amano ricevere baci, ogni volta che ci si incontra o ci si saluta. Ovviamente, come già detto nell'introduzione, questi erano solamente dei suggerimenti per non sembrare dei turisti una volta che visiterete l'Italia. Non sono regole da seguire per forza. Gli italiani sono persone molto simpatiche e giocherellone. Non vi diranno nulla a riguardo. Bene, anche questa puntata è giunta al termine. Non mi resta che salutarvi. Ci vediamo in un prossimo episodio.